Popolo di Alkill, benvenuti in questo nuovo video dedicato a quei cartoni che possiamo ritenere scorretti da South Park e Griffin o i nostri amati Simpson. E proprio di loro infatti andremo a parlare oggi, cercando di ripercorrere la loro trentennale storia. Nel 1987 i Simpson debuttano come cortometraggi animati all'interno del Tracy Ullman Show creati da Matt Groening. Un paio d'anni dopo, nel 1989, la serie si trasforma in un programma autonomo su Fox e da lì esplode, diventando un fenomeno mondiale. La trama ruota attorno alla famiglia Simpson, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, che vive a Springfield, una città volutamente generica che rappresenta l'America stessa. Con la sua satira pungente sulla società statunitense, la cultura popolare, la politica e la famiglia media, i Simpson sono diventati una delle serie più influenti di sempre. Nonostante un inevitabile calo di qualità nelle stagioni successive rispetto al periodo d'oro, i Simpson continuano ad avere un impatto fortissimo sulla cultura popolare. La serie è anche famosa per aver previsto eventi reali con una precisione che fa riflettere. L'idea dei Simpson nacque nell'ufficio di James L. Brooks, dove Matt Groening fu invitato a proporre un progetto per una serie di cortometraggi animati. Groening aveva inizialmente pensato di portare la sua serie Life in Hell, ma si rese conto che avrebbe dovuto rinunciare ai diritti di quella sua creazione, così decise di inventare una famiglia disfunzionale ispirandosi ai membri della sua stessa famiglia e chiamando i personaggi con i loro nomi, a parte Bart che prese il nome del figlio. La prima apparizione della famiglia Simpson avvenne il 19 aprile 1987 con un cortometraggio nel Tracy Ullman Show. Groening inviò solo schizzi grezzi agli animatori, confidando che le figure venissero rifinite in fase di produzione, ma gli animatori seguirono alla lettera i suoi disegni, mantenendo il caratteristico stile grezzo che divenne un marchio di fabbrica della serie. L'animazione fu prodotta da Classic Supo Inc. con il lavoro di animatori come Wesley Archer, David Silverman e Bill Cobb. Un dettaglio curioso riguarda il colore dei personaggi. Giorgi Pelusi, il colorista, fu il primo a decidere di rendere i Simpson gialli. Questo cambiamento stilistico sarebbe diventato una delle caratteristiche iconiche della serie. I cortometraggi dei Simpson sono stati trasmessi nelle prime 3 stagioni del Tracy Ullman Show. Con la quarta e ultima stagione dello show però arrivò anche la prima stagione della serie vera e propria della durata di mezz'ora. Nelle prime 2 stagioni i corti venivano divisi in 3 o 4 episodi, mentre nella terza stagione venivano presentati come un'unica storia. Dopo il successo dei Simpson, Tracy Ullman cercò di fare causa, sostenendo che il suo programma fosse stato fondamentale per il successo della serie e che quindi le spettava una parte dei guadagni. Tuttavia, i tribunali decisero a favore della rete, dando ragione alla Fox. Nel 1989 un gruppo di case di produzione trasformò i Simpson in una serie per la Fox con la partecipazione della casa di animazione Classic Supo. Jim Brooks, produttore esecutivo, riuscì a ottenere una clausola che impediva alla Fox di interferire nei contenuti. Matt Groening, creatore della serie, dichiarò di voler offrire un'alternativa alla spazzatura mainstream. La serie debuttò il 17 dicembre 1989 con lo speciale natalizio I Simpson arrostiscono su un fuoco aperto. Inizialmente previsto per l'autunno, il debutto fu posticipato a causa di problemi nell'episodio pilota che necessitò di un rifacimento massiccio. Il secondo episodio, Bart the Genius, fu più semplice da correggere e la Fox acconsentì a spostare il debutto. I Simpson divennero la prima serie TV della Fox a entrare nella classifica dei 30 programmi più visti. Tuttavia il successo portò la rete a spostarla in una fascia oraria in competizione con The Cosby Show, danneggiando gli ascolti. Nel 1992 Tracy Ullman fece causa alla Fox per una parte dei guadagni, ma il tribunale rigettò la sua richiesta. La prima stagione vinse un Emmy e ottenne altre nomination con l'episodio Simpson Roasting on an Open Fire, candidato per diversi premi. Lo show suscitò polemiche fin dall'inizio, soprattutto per il comportamento di Bart visto come un cattivo esempio. Il presidente George H.W. Bush criticò la serie mentre alcune scuole bandirono i suoi prodotti. Nonostante le critiche, i Simpson continuarono a vendere bene, generando $2 miliardi in entrate nei primi 14 mesi.
Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish è stato il primo episodio prodotto per la seconda stagione, ma Bart Gets an F è andato in onda per primo in quanto Bart era un personaggio molto popolare all'epoca e i produttori volevano lanciare la stagione con un episodio a lui dedicato. La seconda stagione ha introdotto anche una nuova sequenza di apertura che è stata accorciata di 15 secondi rispetto alla durata originale di circa 1 minuto e mezzo. Nella prima stagione l'apertura mostrava Bart che rubava un cartello bus stop, mentre la nuova versione lo ritraeva mentre faceva skateboard tra vari personaggi introdotti nelle stagioni precedenti. A partire da quella stagione sono state create 3 versioni dell'apertura, una versione completa di circa 1 minuto e 15 secondi, una di 45 secondi e una ridotta di 25 secondi. Questa varietà di durate ha dato ai redattori più flessibilità nel montaggio. Grazie al successo dello show, dal 23 agosto 1990 la rete Fox decise di spostare la programmazione dei Simpson passando dalle 20 della domenica alla stessa ora del giovedì, dove avrebbe dovuto competere con The Cosby Show, lo show di maggiore successo dell'epoca. La mossa non fu ben accolta da molti dei produttori, tra cui James L. Brooks, che temevano che il cambio di fascia oraria avrebbe compromesso gli ascolti della serie, che già si trovava tra i primi 10 programmi della domenica. Durante l'estate del 1990, molti media parlarono della presunta rivalità tra Bill Cosby e Bart Simpson. Infatti, durante la seconda stagione, The Cosby Show batté The Simpson in ascolti ogni volta e la serie animata uscì dalla top 10. Fu solo con l'episodio Homer at the Bat della terza stagione che The Simpson riuscì a superare The Cosby Show negli ascolti. La serie rimase nella sua nuova fascia oraria del giovedì fino alla sesta stagione. Nel 2002 l'ente turistico di Rio de Janeiro reagì fortemente all'episodio della stagione 13 di Simpson intitolato Blame It on Lisa, accusandolo di presentare una versione stereotipata e offensiva della città. In particolare l'immagine di Rio come una giungla e l'associazione con le scimmie furono considerate irrealistiche e dannose per l'immagine del Brasile. L'ente dichiarò che ciò che li aveva davvero feriti fosse stata la rappresentazione distorta della città e la visione negativa che dava di essa. Oh, ok. Di fronte a queste accuse, i produttori si scusarono pubblicamente per l'offesa, ma nonostante le scuse, la questione fece scalpore a livello internazionale, con l'episodio che venne infine vietato in Brasile. La vicenda rimase un argomento di discussione per un certo periodo, ma non ci furono ulteriori azioni legali. Nel frattempo, con l'arrivo della stagione 14, i Simpson intrapresero un'importante transizione nel processo di produzione, passando dall'animazione tradizionale a una tecnica più moderna di inchiostro e pittura digitali. Sebbene il primo esperimento con la colorazione digitale risalisse al 1995 con l'episodio Radioactive Man, fu solo con l'episodio Tennis the Menace della stagione 12 che gli animatori iniziarono a usare regolarmente l'inchiostro e la pittura digitale. La Gracie Films, la casa di produzione della serie, aveva inizialmente esitato ad adottare questa tecnica, ma alla fine fu deciso di implementarla in modo più sistematico. L'episodio Tennis the Menace fu completato con la colorazione tradizionale, ma la transizione digitale prese piede definitivamente nelle stagioni successive. Nel 2016, con la stagione 28, un altro cambiamento significativo avvenne nella produzione della serie. La produzione passò da Film Roman a Fox Television Animation, un passaggio che segnò un'evoluzione importante per il futuro della serie. Questa nuova fase portò alla creazione di episodi come Dead Behavior, un episodio di come la serie stesse continuando ad evolversi sia nel contenuto che nella forma, pur mantenendo la sua tradizione di satira e umorismo irriverente. Nel 2007 The Simpson Movie arriva finalmente sul grande schermo. Prodotto da 20th Century Fox, Gracie Films e Film Roman, l'idea di un film era in cantiere fin dall'inizio della serie, ma solo molti anni dopo è diventata realtà. Matt Groening, creatore dei Simpson, aveva sempre pensato che un film avrebbe dato alla serie la possibilità di esplorare nuove dimensioni artistiche e animare sequenze più complesse rispetto a quanto fosse possibile in TV. Il film è stato diretto da David Silverman e scritto da un team di sceneggiatori, tra cui lo stesso Groening, James L. Brooks, Al Jean e altri. La sceneggiatura iniziò nel 2003 e subì un lungo processo di sviluppo con gli sceneggiatori che lavoravano insieme in un bungalow, lo stesso luogo in cui Groening aveva lanciato i Simpson nel 1987. Dopo aver trovato una trama di base, il lavoro continuò per mesi, con revisioni continue. La trama si ispirò a un episodio di cronaca in cui una città era costretta a purificare le sue acque contaminandole con feci di maiale.
Quando il film uscì, incassò 74 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti, stabilendo un record per un film basato su una serie TV. A livello internazionale il film guadagnò 96 milioni di dollari da 71 territori. In Australia il film raggiunse 13,2 milioni di dollari, battendo record locali. Per celebrare l'uscita, la catena 7-Eleven trasformò 12 negozi in Quickie Mart, il negozio fittizio dei Simpson, vendendo prodotti iconici della serie come Buzz Cola e Krusty Oz. Questa promozione portò a un aumento del 30% dei profitti nei negozi coinvolti. Il mio Homer non è comunista, sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un comunista, ma vi assicuro che non è una pornostar. The Simpson Movie ha avuto un enorme successo sia al botteghino che con le sue iniziative promozionali, cementando il legame tra la serie e i suoi fan in tutto il mondo. Le prime recensioni dei critici sui Simpson elogiavano lo show per il suo umorismo impertinente, l'intelligenza e la capacità di trattare temi seri con un tocco di sarcasmo. Ma intorno alla fine degli anni 90, con la messa in onda della 10ª stagione, qualcosa cambiò. Il tono dello show iniziò a mutare e per alcuni il suo spirito si affievolì. La critica cominciò a definirlo stanco, un termine che nel tempo sarebbe diventato sempre più ricorrente. Con il passare degli anni, alcuni fan storici si sentirono delusi dal cambiamento, notando come le trame, un tempo più profonde guidate dai personaggi, lasciassero spazio a situazioni più surreali e buffonate, spesso legate a guest star e riferimenti alla cultura pop. Jim Chambry del The Sydney Morning Herald scrisse che il declino della qualità dello show derivava proprio da questo spostamento, affermando che i Simpson da capolavoro si erano trasformati in una parodia di se stessi. Le storie emozionanti e gli archi narrativi ben costruiti vennero sacrificati in nome di battute veloci e apparizioni di celebrità. A questo punto, per molti critici, la Golden Age dello show, quella delle prime 9 stagioni, era ormai un ricordo lontano. Nel 2010 la BBC fu una delle prime a osservare che la vera era d'oro dei Simpson fosse terminata alla fine della 9ª stagione. Anche Todd Leopold della CNN notò che per molti fan quei giorni erano ormai passati. Lo stesso Ian Nathan di Empire definì le prime 10 stagioni come l'apice della serie. La famiglia Simpson infatti aveva conquistato un posto nell'immaginario collettivo con momenti epici e citazioni che sono diventate parte del nostro linguaggio quotidiano, ma dopo qualcosa cambiò. Mike Scully, showrunner dalla 9ª alla 12ª stagione, fu accusato di aver snaturato lo show. La critica principale era che sotto la sua gestione i Simpson erano diventati meno profondi e più eccentrici, con finali sempre più assurdi e lontani dalla semplicità di quelli delle stagioni passate. Chris Suellentrop, ad esempio, scrisse che sotto la sua direzione lo show sembrava più un cartone animato senza anima, ridotto a un susseguirsi di battute e situazioni comiche sempre più esagerate. Quando nel 2007 a Scully venne chiesto quale fosse il segreto della longevità della serie, rispose con ironia: "Abbassa i tuoi standard di qualità, una volta fatto questo puoi andare avanti per sempre". Al contrario, il suo successore, Al Jean, showrunner dalla 13ª stagione in poi, non se la cavò meglio. Sotto la sua gestione lo show continuò a perdere mordente, con episodi che alcuni descrivevano come in modalità pilota automatico, troppo sentimentali e privi di freschezza che avevano reso grandi le prime stagioni. Anche i protagonisti dello show come Harry Shearer e Dan Castellaneta furono critici. Shearer nel 2004 affermò che le ultime 3 stagioni erano le peggiori della serie. Castellaneta invece difese il cambiamento, sostenendo che lo show si era evoluto in maniera naturale, adattandosi al pubblico contemporaneo. Ma forse la voce più autorevole su questo argomento rimase quella di Matt Groening, che nel 2006 dichiarò che nonostante le critiche lo show stava vivendo un momento creativo brillante, con animazioni più dettagliate e storie sempre nuove. Nel 2016 Anna Leschewitz, scrittrice di cultura popolare, osservò che i Simpson continuavano ad avere una grande rilevanza culturale, ma solo grazie alla nostalgia per le prime 10 stagioni. Gli episodi più recenti, infatti, attiravano l'attenzione del pubblico solo quando un personaggio dell'epoca d'oro veniva eliminato o quando venivano introdotti colpi di scena particolarmente scioccanti. Nel frattempo gli ascolti erano in calo. Se le prime stagioni avevano avuto una media di 13,4 milioni di spettatori per episodio, la 21ª stagione aveva visto scendere questo numero a soli 7,2 milioni. Tuttavia, anche se la serie non era più ciò che era,
C'è da dire che il suo impatto sulla cultura popolare è innegabile. I Simpson sono riusciti a rimanere rilevanti nonostante il declino delle stagioni più recenti, grazie a quei momenti epici che restano nella memoria collettiva di tutti noi. Per molti la vera magia dei Simpson risiede nelle prime stagioni, quelle che da un lato continuano a fare scuola per il modo in cui trattano temi seri con un umorismo tagliente, e dall'altro riescono ancora oggi a farci sorridere con le loro battute e situazioni assurde. L'immagine iconica della famiglia Simpson, più che una semplice satira, è diventata il simbolo di una generazione che non dimenticherà mai quei momenti di genialità. Gli autori di The Simpson non si sono mai tirati indietro nel difendere l'umorismo a volte volgare dello show, un aspetto che ha suscitato tanto entusiasmo quanto polemiche fin dall'inizio. Le prime stagioni erano essenzialmente una vetrina per le disavventure di Bart Simpson, il ragazzino ribelle che con la sua voglia di rompere le regole conquistava soprattutto il cuore di un pubblico giovane e ribelle. Le sue risate, le marachelle e i suoi scherzi erano il motore di episodi che riflettevano un tipo di ribellione sana e divertente, quella che tutti abbiamo vissuto da adolescenti. Era l'infanzia con tutta la sua spontaneità e incoscienza, un riflesso di quella generazione che cresceva con una marcia in più di ironia. Ma con il passare degli anni c'è stato un cambiamento. Fu sotto la penna di autori come Conan O'Brien che lo show scoprì qualcosa di sorprendente. Gli spettatori rispondevano con affetto e divertimento a una figura che purtroppo non era più la giovane ribelle, ma il goffo, burbero e incredibilmente umano Homer Simpson. La sua imperfezione, il suo cuore grande, la sua capacità di mettersi nei guai con una leggerezza disarmante lo portarono a diventare il vero protagonista della serie, l'anima dei Simpson. Homer non era più solo il padre della famiglia, ma la personificazione di una sorta di eroe antieroe, un uomo che, pur non essendo perfetto, rappresentava tutte le debolezze e le fragilità che ciascuno di noi può sentire nel corso della propria vita. Era l'americano medio, ma anche l'incarnazione della lotta quotidiana per riuscire a mantenere insieme una famiglia nonostante il caos che lo circondava. Questa transizione segna una delle chiavi del successo duraturo dei Simpson. Un pubblico che un tempo amava Bart per la sua spavalderia ha iniziato a vedere Homer come il simbolo di una realtà più adulta e complessa. La sua figura ha trasformato il cartone da semplice critica sociale ad un racconto universale, dove l'imperfezione dei personaggi non era più solo una caratteristica comica, ma una forza narrativa che faceva breccia nei cuori di milioni di spettatori. Oggi, più di 30 anni dopo la prima messa in onda, The Simpson è un'icona che va oltre l'intrattenimento. Con i suoi episodi indimenticabili, le sue battute che sono diventate parte del nostro vocabolario quotidiano e i suoi personaggi che sembrano aver trovato un angolo di cuore in ognuno di noi, la serie è riuscita a plasmare e definire un'intera generazione. Quella di Bart, Lisa, Marge, Homer e Maggie non è più solo una famiglia, ma uno specchio attraverso cui ogni spettatore può riflettere un pezzo della propria storia, un ricordo e una risata. La nostalgia che proviamo quando guardiamo The Simpson non è solo legata alla qualità dei suoi episodi o ai suoi momenti più epici, è il ricordo di un tempo in cui l'irriverenza, la leggerezza e soprattutto la semplicità di un cartone animato riuscivano a portare in scena le verità più profonde sulla famiglia, sull'amore e sulle difficoltà quotidiane. Per molte persone le risate con Homer o i disastri di Bart sono momenti che restano vivi nella memoria, come le risate che facevamo da bambini con gli amici. Quei momenti non si dimenticano mai. Ecco perché, nonostante il declino delle stagioni più recenti, The Simpson rimarrà per sempre nel nostro cuore, come la serie che ha insegnato a intere generazioni che, nonostante tutto, la famiglia è la cosa più importante e che alla fine basta un po' di umorismo per affrontare le difficoltà della vita. Non è solo un cartone animato, è una parte della nostra cultura, una delle più grandi espressioni di come il sorriso possa affrontare anche le sfide più difficili. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a condividere sui social o a iscrivervi se siete nuovi sul canale. Noi ci rivediamo alla prossima e buona vita a tutti!